Nuova scoperta che cambia tutto quello che credevamo di sapere sul nostro amato biacco. Ovvero, ragazzi miei, si è appena scoperto che il biacco è velenoso. Quindi addio a tutte le nostre certezze. Io come sempre sono Giorgio e siete su Reptile Nation. Restate fino alla fine del video perché oggi ho voglia e l'intenzione di lanciare una pesante bomba per tutti quelli che mi rompono le balle perché vado a stoccacciare i nostri amici serpenti. Se quello che era fino a poco tempo fa esclusivamente il serpente più mordace d'Italia, sapete tutti ragazzi, ve l'ho mostrato in tantissimi video, il nostro amato biacchino ha un carattere abbastanza aggressivo e mordace. Ora a questo caratterino si aggiunge una nuova scoperta fatta recentemente dall'amico Alessandro Paterna. Potete trovare tutti i riferimenti nei link nella descrizione del video. Ovviamente non mi addentrerò nella parte puramente tecnica perché non sono assolutamente in grado né tantomeno qualificato per spiegarvi nel dettaglio tecnico tutte le parti della scoperta, però ne parliamo largamente e vi invito ovviamente a vedere il video del nostro amico Alessandro perché spiega veramente tutto alla perfezione e soprattutto è una scoperta che ha del sensazionale. Questo ovviamente dimostra come a distanza di centinaia di anni di studi non si finisca mai di scoprire cose nuove sui nostri amici animali. La natura come sempre ci stupisce con queste sorpresine. Ovviamente velenoso ma non di rilevanza medica per l'uomo, assolutamente. Questo precisiamolo subito ragazzi, altrimenti c'è il rischio di instaurare ulteriori fobie sui nostri amici serpenti e basta la vipera, non mettiamoci in mezzo anche il biacco. Anche perché molto probabilmente, come sapete se mi seguite, io sarei dovuto morire centinaia di volte. E invece nemmeno una piccola irritazione, forse una volta. Ricordo ovviamente che farsi mordere dai serpenti è una cosa assolutamente da evitare perché comunque sono in grado di trasmetterci malattie e infezioni. A prescindere da tutto, io sono stato fortunato, ovviamente ho delle turbe psichiche per cui non dovete fare quello che faccio io. Detto questo, riassumiamo in breve quello che ha scoperto il nostro amico Paterna, ovvero quello che consideravamo essere a tutti gli effetti un aglifo, come ve l'ho descritto più volte, ovvero quindi un serpente con tutti i denti fissi, ricurvi all'indietro, posti su entrambi i lati della mandibola, si rivela totalmente sbagliato, in quanto il nostro amico ha scoperto che appunto si tratta di un opistogrifo, ovvero ha dei dentini veleniferi nella parte posteriore della mascella. Questa scoperta ha del sensazionale, ovviamente ha del sensazionale anche, scusatemi, la scoperta che è stata fatta perché andare ad osservare queste piccole ghiandole velenifere poste nella parte posteriore della testa di questo animale dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice e comunque che avrebbe dovuto risaltare agli occhi in tutti questi anni di ricerche. E invece, come sempre, evidentemente non si è approfondito abbastanza. Io avevo letto da qualche parte che una studiosa francese aveva trovato delle proprietà neurotossiche nella bocca del biacco, ma mai mi sarei aspettato addirittura che avesse delle piccole ghiandole velenifere. Questo ovviamente cosa fa? Spiega anche il comportamento del nostro amato biacco, ovvero, come avete potuto notare in tutti i video in cui ve l'ho mostrato, il biacco non tende a mordere la preda o comunque anche per difendersi a dare un morso secco come fanno gli altri serpenti e lasciare, oppure rimanere aggrappato ma fermo. No, il nostro amato biacco tenta di masticarci, continua a mordere proprio perché evidentemente cerca di arrivare con il morso nella parte posteriore dove ha questi dentini con le ghiandole velenifere proprio per inocularci il veleno. Ovviamente è un veleno che ha effetto esclusivamente su prede molto piccole, gli serve prevalentemente per immobilizzarle e comunque stordirle mentre vengono catturate. Sull'uomo, vi ripeto, non ha nessun effetto. Naturalmente, che ve lo dico a fare, come ho saputo questa cosa, la prima genialata che ho pensato, e se mi conoscete sicuramente ci arriverete da soli, è quella di farmi mordere ripetutamente milioni e milioni di volte quest'estate, quando capiterà sicuramente come al solito che dovrò spostarli, recuperarli o semplicemente andargli a rompere le balle. E il piano è proprio questo ragazzi, visto che la scienza è fatta da coraggiosi,
io farò una cosa che non c'entra un cacchio con la scienza, perché io non c'entro un cacchio con la scienza, ma ho intenzione di farmi mordere ripetutamente più e più volte, proprio per verificare gli effetti di queste sostanze sul corpo umano, e vedremo come andrà a finire. Ovviamente non invitatemi a casa, come vi ho già detto, io i miei problemi neurologici non voglio condividerli con voi, dobbiamo condividere solo la passione e il rispetto per questi animali. Ovviamente, se vi interessano gli argomenti, non potete non andare a visitare il museo di Office, cosa che farò anch'io a breve, e ovviamente cercherò di mostrarvi il più possibile, ovviamente se mi verrà consentito. Comunque ragazzi, mi raccomando, andateci a fare una visitina. Come sempre trovate tutti i link nella descrizione del video. Sempre vi chiedo semplicemente, per tutto lo sforzo che ci metto nei video, nel tempo per montarli, per girare e tutto quanto, un semplice like e un'iscrizione al canale. Basta veramente poco, è gratis, non vi costa niente e a me aiuta tanto. Ovviamente sono una brutta persona, mi piacciono i soldi, quindi se decidete anche di abbonarvi o semplicemente fare donazioni, non è che dico di no. Come ripeto, sono una brutta persona, ragazzi, mi piacciono i soldi, c'ho questa brutta cosa, anche perché ho scoperto che il problema del dover lavorare per vivere è un problema comune, non è solo mio, quindi mi capirete bene se ho la voglia e la necessità di smettere al più presto. Ed ora veniamo a noi, sono pronto a lanciare la bomba, ragazzi. Mi bacchettate spesso, vengo bacchettato spesso da persone che mi dicono lasciali stare, non rompergli le scatole perché li devi toccare, si stressano e quant'altro. Ora, stressarne uno per educarne 100 per me varrà sempre, perché mostrandoveli nei video e anche toccandoli con mano davanti a voi o facendoli toccare alle persone quando vado a fare i recuperi, così si vincono le paure, non attraverso un libro. Mi dispiace, certi tabù vanno vinti esclusivamente con delle terapie d'urto, fatte con la testa ma con delle terapie d'urto. Quindi al di là di quello, sicuramente ragazzi, esclusi determinati momenti in cui non vanno assolutamente maneggiati, si stressano, ma non andranno in terapia per questo. Tolta questa piccola parentesi, se il nostro amico Alex, che è uno scienziato, uno studioso, un erpetologo, tutto quello che volete, non fosse andato a smanettare i nostri amici serpenti studiandoli, questa cosa voi la saprete con il cacchio. Tutti i libri che leggete sono stati scritti da persone che l'esperienza l'hanno fatta sul campo, hanno studiato ovviamente, ma i primi scienziati, i primi cataloghi, le prime classificazioni, le prime scoperte su tutte le specie di serpenti, come per tutti gli animali del nostro pianeta, sono state fatte da persone sul campo che hanno sperimentato con mano. Ci sono rimaste secche, perché parecchie persone ci sono anche rimaste secche, ma hanno sperimentato con mano, spesso anche facendo male agli animali, maltrattandoli, uccidendoli, vivisezionandoli, perché non è sempre stato fatto con animali morti, ma anche con animali vivi, di cattura. Sono stati anche catturati per essere studiati ovviamente, quindi quando rompete le balle a me sappiate che la scienza è nata nello stesso identico modo, e chissà che io, andando a rompere le scatole in giro come spesso mi dite, non riesca a fare una scoperta sensazionale, a parte quella di riuscire a camminare, probabilmente prima o poi ci riuscirò, magari, che ne so, scoprirò che il cervone prova dei sentimenti per i nostri amici saettoni, ed è per quello che spesso condividono tane e stanno insieme, semplicemente perché si vogliono bene. Quindi nel fare i sapientoni, come sempre, ricordatevi che dietro a tutto quello che credete di sapere, che vi viene mostrato, ci sono persone che, oltre che a studiare, perché ovviamente poi vanno approfondite le cose e studiate, io non sono un erpetologo, non sono uno scienziato, ve l'ho detto 1000 volte, però vanno anche approfondite sul campo. Senza l'esperienza diretta sul campo voi studiereste sta cippa. Quindi dopo questo breve sfogo molto colorito rispetto al solito, ragazzi, io come sempre vi ricordo, siate come serpenti, ovvero gentili finché non vi calpestano, iscrivetevi al canale, ringraziamo il nostro amico Alex ed Office, vi invito ad andare a guardare il video, ragazzi, perché è veramente una cosa istruttiva e sicuramente la spiega molto meglio di me. Io vi ho detto a grandi linee il tutto proprio perché non sono uno scienziato e queste cose vanno spiegate da chi le studia e non esclusivamente sul campo come faccio io. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate like e ci vediamo alla prossima. Ciao!